Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera vi faremo vedere un trattamento metalli bellissimo. Sì, veramente eccezionale, l'abbiamo intravisto. Si parla della ossidazione nera dell'acciaio. È una cosa che si può applicare a tutti i tipi di acciaio al carbonio e che dà veramente un risultato bellissimo. Queste pinze qua io le avevo da quando avevo praticamente 6 anni e sono rimaste nere. E questo trattamento qui che vi faremo vedere è molto anche robusto all'abrasione e all'ossidazione. A differenza della fosfatazione che abbiamo fatto vedere nel video 432, che lasciava questo colore canna di fucile e rimaneva opaco, questo qui è molto bello perché si può applicare anche su pezzi di acciaio lucido. Sull'acciaio esistono anche dei brunitori a freddo come questi che si applicano e che sono anche abbastanza funzionali e rapidi, solo che praticamente danno un risultato non molto bello e soprattutto non è molto resistente alle abrasioni. È uno strato sottilissimo. Per farlo servono praticamente 2 componenti, anzi 3, perché uno è l'acqua, soda caustica e purtroppo capirete perché, il nitrato di sodio. Il nitrato di sodio, come tutti i nitrati e altri acidi forti particolari, è stato vietato dalle normative per problemi legati all'autoproduzione di esplosivi. E quindi abbiamo trovato una soluzione alternativa su come autoprodurlo in casa a partire dal nitrato di calcio. E quindi adesso cominceremo la sintesi del nitrato di sodio. Per questo video abbiamo preparato una ricetta passo dopo passo dove non si può sbagliare nulla se la seguite a puntino, e la troverete poi anche nel link in descrizione che mettiamo per poterla acquistare su Ko-fi. Partiamo dalla soda Solvay, la potete trovare tranquillamente al supermercato. È un prodotto che le casalinghe antiche conoscevano bene, quelle moderne un po' meno. Allora, ne pesiamo 176 grammi in 640 grammi di acqua tiepida. Questo ci servirà per ottenere 1 litro di soluzione, ma a noi interessa per adesso a livello dimostrativo farne solamente mezzo litro, quindi faremo praticamente la metà. Allora, la soda, fra l'altro, quando la comprate dovete andare a prendere quella dietro e la dovete sentire bella polverosa così. Se sentite che la scatola è dura vuol dire che ha preso umidità e diventerete matti a farla diventare polvere. L'ideale è avere questo famoso attrezzo, un piccolo mortaio in pietra, e in pochi secondi diventerà subito polvere. Eccoli. Cominciamo a pesare. 176, sono 180, un po' meno di 90. Vediamo se abbiamo già un po' di polvere. Facciamo così. Ok, sono 88 grammi e dobbiamo aggiungere 320 grammi di acqua tiepida. Facciamo bene la tara. Qui non serve la precisione assoluta, anche perché poi 327 va benissimo. Aggiungiamo l'ancoretta magnetica e cominciamo a sciogliere la soluzione. L'agitatore è veramente molto comodo per tutte queste operazioni. Adesso pesiamo 153 grammi di nitrato di calcio. Noi abbiamo usato questa marca qui, è abbastanza comune, si trova in qualsiasi negozio di agricola, eventualmente l'abbiamo trovato anche su Amazon, vi metteremo il link in descrizione.
Purtroppo i prodotti agricoli, sia sempre per evitare che vengano fatti diventare degli esplosivi, sia per altri motivi, non sono mai puri. Abbiamo detto 306, 153 grammi. Però nella ricetta che vi abbiamo già fatto molte prove e abbiamo calcolato anche gli scarti che rimangono normalmente all'interno dei filtri, degli imbuti, eccetera, eccetera. E quindi potete seguirla proprio passo passo utilizzando i pesi che vi abbiamo dato in 180 grammi di acqua fredda. Basta anche quella del rubinetto perché, come abbiamo detto, qui purtroppo non abbiamo un'ottima purezza, quindi i pochi sali che ci sono non vanno a fare differenza. 180. Ok, anche questa poi qui è quasi, sì, è praticamente disciolto completamente. La mettiamo sull'agitatore anche lei e la facciamo sciogliere con un'altra ancoretta magnetica, anzi questa qui grossa. Abbiamo lasciato decantare per 10 minuti, vedete cosa è successo, si sono create due fasi, quello sopra con una schiuma schifosissima che adesso andremo a togliere con un cucchiaio, cercando di prendere meno liquido sotto possibile, e andremo a ripulire in questa maniera. Non vi preoccupate perché abbiamo anche in questa fase considerato comunque un po' di scarto del prodotto. Questo ci serve farlo adesso proprio così manualmente, perché se filtrassimo direttamente questa soluzione abbiamo già visto che questa schiuma qui va a tappare direttamente il filtro e poi ci vuole mezz'ora per farla decantare. Ok, ora prepariamo un semplice filtro con carta da cucina. Questa preparazione qui è molto bella perché praticamente sono quasi tutte cose che abbiamo in casa. Noi qui ad esempio stiamo usando un imbuto di vetro, però si può usare tranquillamente anche un imbuto di plastica. Facciamo così, lo tagliamo della lunghezza giusta, meno carta inutile c'è che avanza fuori e meno scarto di liquido andremo ad assorbire e a buttare via. Poi qui mettiamo questi per fare in modo che praticamente la carta non aderisca all'imbuto e lasci qualche canale in più per far passare l'aria e far scendere il liquido. Esistono anche degli imbuti già fatti così con all'interno queste canaline. Ok, mettiamo il filtro. Così, molto rozzamente, e andiamo a filtrare il nostro nitrato di calcio. Se poi questa soluzione dovesse risultare ancora molto torbida, dopo averlo filtrato la prima volta si può filtrare una seconda volta usando ad esempio dei filtri da caffè, che sono la soluzione di carta da filtro per chimica più economica, perché se comprate proprio quella fatta apposta la pagate 5 volte tanto. Abbiamo filtrato tutta la soluzione, recuperiamo anche quello che è rimasto intriso nella carta molto delicatamente. Il nitrato di calcio è abbastanza tranquillo, ma voi a casa, come diciamo sempre, usate sempre i guanti, tutte le varie protezioni, e comunque sia, anche dopo aver usato i guanti, lavatevi sempre le mani, indossate occhiali di sicurezza e quant'altro necessario a proteggervi.
Ok, abbiamo recuperato il tutto. Adesso prendiamo un becker un po' grande, in questo caso da 1 litro, mettiamo sempre la nostra ancoretta magnetica e versiamo dentro la soluzione di soda che abbiamo fatto sciogliere prima. Iniziamo ad agitare e a questo punto molto lentamente aggiungiamo la nostra soluzione di nitrato di calcio. La prima volta che ho fatto questa prova, perché questo è un video che a noi è durato giorni e giorni di tentativi, di test, di prove, ho fatto una grandissima sciocchezza, perché pensavo praticamente di riuscire a ottenere questo nitrato di sodio a partire dal nitrato di potassio. Cosa succede però? Che una volta che abbiamo questo miscuglio di anioni e cationi delle varie sostanze, si ricombinano e si ricombinano di nuovo a favore del nitrato di potassio, per cui praticamente ho ottenuto nitrato di potassio a partire dal nitrato di potassio. Quello che succede qui invece è questo, praticamente qui abbiamo nitrato di calcio e carbonato di sodio. Il carbonato di sodio, praticamente il sodio si legherà alla parte vieni qui, aiutami. Scusate la mia assenza, sto preparando per ti do anche un microfono. Sì, sto preparando un altro video perché qua bisogna certi video iniziarli da lontano, poi pian piano appariranno. Allora, si chiama, scusate che col microfono qua è problematico, si chiama doppio scambio, cioè abbiamo nitrato, parlando in parole semplici, nitrato di calcio, cioè praticamente l'acido nitrico legato al calcio, e carbonato di sodio, cioè l'acido carbonico legato al sodio. Cosa succede? Che l'acido nitrico trova il sodio più alcalino del calcio e se lo va a prendere, diceva è molto facile questo qua, e se lo frega e fa nitrato di potassio. Il carbonato, l'acido carbonico del carbonato di, scusate, fa nitrato di sodio. L'acido carbonico del carbonato di sodio resta lì e non sa cosa fare e si va a prendere il calcio e fa carbonato di calcio, praticamente il marmo che precipita, si separa, vedete? Sta facendo una gelatina. Il trucco è quello che praticamente il carbonato di calcio è insolubile in acqua. Esatto. E quindi tutta la parte liquida che otteniamo sarà tutto nitrato di sodio. Ovviamente bisogna fare le giuste proporzioni. Vedete questa medusa che stiamo creando? Bellissima. Creerà dei cristalli, diciamo, sempre più grossi, fino a diventare quasi solida. Addirittura l'agitatore non riesce neanche più a far muovere l'ancoretta che c'è sul fondo. Praticamente quello è il carbonato di calcio che si sta formando. La cosa bella è che dopo crescono poi i cristalli. Sì, e dopo qualche minuto l'agitazione serve per creare sempre più contatti fra le varie molecole e dopo qualche minuto questa soluzione diventerà di nuovo liquida. Quindi da un quasi solido, un budino che stiamo facendo, tornerà a essere liquido. E quindi ci vediamo fra poco. Guardate come è diventato, praticamente quasi un cemento. Però vediamo anche che sta cominciando a diventare bianco e si sta cominciando a formare un liquido. E fra poco ci siamo, lo vedremo proprio tutto liquido. Ecco, ci siamo quasi, vedete che c'è ancora una parte solida, però è tornato liquido ora. Adesso l'ancoretta ha ripreso l'agitazione, è sparita tutta la parte solida. È un latte bianchissimo. Ok, lasciamo così agitare per una decina di minuti. Abbiamo fatto passare 15 minuti, ormai
come vedete tutto molto fluido, addirittura si vedono delle striature sopra, che significa che il carbonato di calcio cerca di andare giù e precipitare, sopra rimane il liquido. Ora direi che lo filtriamo di nuovo come abbiamo fatto prima in 3 strati di carta assorbente da cucina e rimarrà, vedete come si separa rapidamente, rimarrà il carbonato di calcio all'interno della carta e non buttatelo via perché abbiamo una sorpresa per voi. Se vi piacciono i trattamenti sull'acciaio lo riutilizzeremo, questo carbonato di calcio praticamente purissimo. E invece il nitrato di sodio scenderà giù di sotto e poi lo andremo eventualmente a filtrare ancora meglio, perché sto vedendo che sta venendo un po' bianco, quindi ci sono ancora delle impurità all'interno. Nel frattempo che filtra, ormai è rimasto più questa poca quantità, vedete che bella pappa di carbonato di calcio che abbiamo fatto. Andiamo a misurare il pH, che se avete seguito le istruzioni come si deve dovrebbe essere un pH di attorno a 7, quindi un verdino appena accennato. Lo vediamo con una cartina al tornasole, sono strumenti da chimica che si trovano tranquillamente in rete e vediamo il colore, eccolo qua, è un verdino appena accennato. Se lo vedeste troppo con un pH troppo alcalino, che tende magari al blu, potete eventualmente aggiungere dell'altro nitrato di calcio filtrato. Comunque così va già bene. Come abbiamo fatto prima, per recuperare tutta la parte liquida, strizziamo la carta e terremo poi da parte tutto il carbonato di calcio. Ripeto di nuovo, utilizzate i guanti perché qui la parte liquida adesso è una soluzione di acqua e nitrato di sodio che potrebbe irritarvi la pelle. Ecco qui la mozzarella che abbiamo ottenuto, non sembra davvero. E questa poi la possiamo far seccare, la useremo poi come abbiamo detto in un prossimo video. Adesso non sono molto soddisfatto della trasparenza di questo liquido ottenuto filtrato, per cui lo andiamo a filtrare in un filtro da caffè che è molto più fine e quindi ci vediamo fra poco. Ok, abbiamo filtrato la soluzione, ora molto più trasparente. Da questo momento in poi non si scherza più e anche noi di Caos stiamo indossando i guanti. Abbiamo pesato 250 grammi di soda caustica e anche qui quando la pesate mi raccomando fatelo sempre con una mascherina, perché versando la soda caustica fa un polverino che si solleva tipo fumo, ve lo respirate, è una roba tremenda, fa bruciare gli occhi e non ve la togliete più di dosso e vi rovina anche i vestiti, quindi indossate se possibile una cappa. E a questo punto ancoretta magnetica, aggiungeremo la soluzione che abbiamo fatto di nitrato di sodio. Avverrà una reazione esotermica. Questa, se l'avete calcolato, qui abbiamo un amico che sta scappando via, e questa praticamente, se avete fatto tutto come vi abbiamo detto, arriverà a una temperatura subito di 90 gradi. Poi dovremo ancora scaldarla in seguito quando sarà tutta completamente sciolta e portarla intorno ai 130 gradi. Vediamo la temperatura. Qui abbiamo attaccato sulla pentola un pezzo di nastro di Kapton qui per misurare poi la temperatura del liquido all'interno. Iniziamo l'agitazione e vediamo la temperatura. Vedete, 31 gradi, 48, 54, sta cominciando 60, sta cominciando anche a fumare e quindi adesso la lasciamo agitare e aspettiamo che si sciolga completamente.
Nel frattempo vi facciamo vedere una piccola anteprima del risultato che si ottiene con questo trattamento. Un nero lucido bellissimo, sembra quasi ceramica nera. Questa ad esempio è stata tagliata da questa pinza, una pinza da 2 soldi, è stata trasformata in una pinza per fare le molle. E il pezzo che è avanzato l'abbiamo testato con questo trattamento. E faremo praticamente questo e questo. Mike, ce l'hai anche tu? Ce l'ho anch'io, sì. Dai, io ce l'ho da qualche parte di là. Io guarda, questo qui lo conservo da quando ero piccolino, infatti vedi che ha fatto anche tutta la ruggine. Sì, è identico, proprio sì. Fantastico. Adesso io voglio fare questo trattamento così non mi si arrugginisce più. Il bello di questa soluzione è che poi la potete anche conservare e riutilizzare in seguito. Dovrete al limite aggiungere solo un pochino d'acqua perché poi evaporerà. Quindi abbiamo già preparato un altro mezzo litro, quindi adesso si conserva così, si separa poi. Andiamo a mescolare e l'aggiungiamo alla soluzione che abbiamo già fatto per averne un maggiore volume e riuscire a coprire completamente questo pezzo. Ok, allora la soda in scaglie si è completamente sciolta e abbiamo a questo punto alzato la temperatura. Dobbiamo aspettare che arrivi intorno ai 130-140 gradi e per fare questo è probabile che debba evaporare anche un pochino d'acqua, quindi ci metterà un po' di tempo a salire la temperatura. Dopodiché, se avete un termoregolatore come questo è la cosa ideale, altrimenti se lo fate su un fornello a gas o ad alcol dovete stare lì continuamente a regolare la fiamma per evitare di uscire dai parametri 130-140 gradi. Nel frattempo abbiamo legato già 2 pezzi, leghiamo l'ultimo. I pezzi, per avere, come dicevamo, il massimo effetto dovrebbero essere lucidati, altrimenti comunque si anneriscono, però non ha la stessa bellezza estetica, perché questo trattamento, oltre ad avere una bellezza estetica, ha comunque anche un trattamento diciamo robusto, quindi resiste molto all'usura. E fatto questo, poi li metteremo all'interno della soluzione e rimarranno per 10 minuti, dopodiché vedremo i risultati. Allora, siamo arrivati a 130 gradi. Puoi spegnere il trapano che Dai, ho finito. stiamo girando il video. Ecco. Ok, grazie. Siamo arrivati a 130 gradi, 131 va benissimo, anche perché poi inserendo i pezzi si raffredderà un pochino la soluzione perché assorbiranno calore. Allora, innanzitutto non l'abbiamo detto, ma è ovvio che questa cosa non va fatta sul fornello della cucina, ma dovete farla all'aperto, sul terrazzo o in un laboratorio con una cappa aspirante. Qui c'è da dare una delle indicazioni di sicurezza. Quando questa soluzione bolle, qui si forma acqua distillata sul coperchio che bolle a 100 gradi. Sotto invece ne abbiamo 130, per cui se fate cadere delle gocce d'acqua lì sotto reagiranno in modo molto violento, per cui state molto attenti. Come abbiamo detto, indossate guanti, camice e occhiali. A questo punto cominciamo a introdurre i nostri pezzi all'interno. Facciamo un piccolo gancetto così non si muove. 2. Si muove tutto perché dentro c'è sempre l'ancoretta magnetica. 3. Se avete invece pezzi di massa molto grandi, ad esempio dovete ossidare di nero una piastra, è meglio preriscaldarla prima perché inserendola vi abbasserebbe troppo la temperatura e quindi potrebbe anche venire un po' a macchie. Qui i pezzi è sempre meglio metterli dentro a 130-135 gradi. A questo punto facciamo partire un timer, possiamo fare anche così col cellulare e lo lasceremo per 10 minuti. Adesso vediamo una curiosità, vedete che già sta cominciando a funzionare, però lasciamo dentro a bagno per 10 minuti. Mettiamo anche il coperchio così non disperdiamo troppo
l'acqua e vi diamo un'altra idea. Tutti abbiamo in casa delle scatole di inserti o comunque qualcosa di acciaio al carbonio che arrugginisce. Questo trattamento vi può aiutare a evitare che questo vi accada nuovamente. Questi vedete si sono tutti arrugginiti, quindi abbiamo pulito uno e gli abbiamo fatto il nostro trattamento. Questo qua adesso per un bel po' non arrugginirà, a meno che proprio non lo si metta in condizioni di saline estreme. Bene, siamo a 10 minuti adesso e tiriamo fuori i pezzi. Attenzione sempre al coperchio. Sentite come scoppietta l'acqua. Fa funzionare. Allora, iniziamo da questo più leggero, sì. Una volta tirati fuori i pezzi, bisogna immergerli subito in acqua fredda. Basta anche normalissima acqua del rubinetto. E poi andranno asciugati. Guardate che spettacolo, sembra veramente ceramica nera. È una cosa che assorbe luce, sì, ma nel frattempo è come se la riflettesse. È un ossido spesso, non è come la brunitura colorata che avete visto. Guarda questo. Il mio pezzo preferito. Fantastico. È tanto che non lo vedo, chissà dove è finito. Io questo l'ho sempre conservato bene. Guarda qua che bello. È andato disperso chissà dove. Diventano praticamente neri in tutte le parti dove sono a contatto col liquido, quindi è quello che basta anche un fil di ferro così, preferibilmente acciaio, per farli diventano per neri sospesi. Anche all'interno proprio. Sì, anche all'interno anche dei fori. Anche fosse un tubo lungo. Tutte le parti a contatto col liquido, sì. È inutile lasciarlo per più di 10 minuti perché poi lo stesso strato di ossido forma una protezione e quindi automaticamente non diventerebbe più spesso. Oh, guarda che bello questo. Il fornello lo possiamo spegnere, rimettiamo il coperchio. Una volta asciugati, cosa che adesso faremo, sono idrofobi, scappa quasi l'acqua. Sì, ci scivola sopra, sì. È incredibile. Ti va a proteggere proprio il metallo in una maniera incredibile. Infatti ci fanno anche alcune armi, ci fanno di tutto. Adesso sento che è un po' saponosa, probabilmente era poca acqua, è diventata un po' il canina. Sì, perché buttandoci da sciacquare meglio adesso sotto il... Porto un'acqua nuova. No, li sciacquiamo adesso sotto il lavandino, poi vanno asciugati bene e si possono proteggere. Stupendi, quasi un con nero... del normalissimo olio siliconico. È un nero quasi blu. E poi vi daremo anche altre... Sì, è quasi... non si riesce quasi a inquadrare con la telecamera da quanto è... Vi daremo altre indicazioni poi su come trattare questi pezzi per la pulizia. Li abbiamo asciugati e adesso passiamo un po' di olio siliconico. No, e asciughiamo. voglio fare questo, mi è troppo simpatico. Ti piace quello, eh? Poi lo cerco, guarda. Tanto la soluzione... Anch'io avevo avuto la puoi conservare, anni. Te la regalo. Ok. Avevo avuto 16 anni quando l'ho trovato. Sembra veramente un pezzo industriale di fabbrica. Sì. Questo... Vedete un po' il riflesso, non so se si capisce, è una tendenza al blu. Sì, sembra quei magneti di ematite, come si chiama? Se qua facilmente questo ossido ha la struttura, la composizione della magnetite, che è proprio una cosa resistentissima. Poi dicevamo, per pulirli, se devono essere puliti, sgrassati, basta del comunissimo alcol, anche quello rosso da supermercato. Potete passarcelo tranquillamente che questa sostanza, questo trattamento non verrà mai via. L'unica cosa a cui è un pochino sensibile sono gli acidi forti come il nitrico, il cloridrico, ma di certo... Questo anche le canne dei fucili e tanti altri oggetti che sono stati trattati con ossidazione.
Niente, come dicevamo, se volete la ricetta di questo trattamento con tutte le varie fasi, abbiamo aggiunto ovviamente delle indicazioni di sicurezza, la potete trovare qui in uno di questi link nella descrizione del video, la metteremo sulla nostra pagina Ko-fi, e la nostra pagina Ko-fi è anche aperta a tutte le vostre donazioni. E vi ringraziamo se volete donare qualcosa, un caffè alla società Caos, che ci aiuterà sicuramente sia a livello economico ma anche a livello morale per continuare ad andare avanti e impiegare il nostro tempo per fare ricerche su cose sempre più interessanti. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.